Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda metà del 2024 abbiamo la carta della luna, amici dei gemelli. Potrebbe essere un periodo, diciamo, rivolto al passato, quando c'è la luna è come se ci fosse qualche tipo di situazione, emozione, sentimento, magari anche persona per qualcuno, appunto, che ritorna dal passato. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e per l'estate e c'è anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Ok, partiamo con un 8 di bastoni, 6 di bastoni, fante di bastoni, temperanza, giustizia, fante di spade e sole. Mm. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi farò i vari esempi per famiglia, figli, partner, single e via dicendo. Allora, partiamo da questo 8 di bastoni. Devo dire che è una carta di comunicazione, è una carta di notizie, è una carta che mi indica è un acceleratore come significato. Scusate. Di solito stavo dicendo è un acceleratore delle carte che gli sono intorno e qui intorno vediamo questo 6 di bastoni che è una carta che mi parla di successi, è una carta che mi parla di qualche tipo di traguardo che andrete a raggiungere. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Guardate ragazzi, tutto sommato sento che potrebbe essere un periodo di espansione anche. Allora, abbiamo un papa. Qui ho la sensazione, perché 6 di bastoni è l'arcano minore del Papa, ragazzi. Quindi ho come la sensazione che qualche tipo di comunicazione potrebbe arrivare o a livello di ufficializzazione di un rapporto, potrebbe essere la fine degli studi, potrebbe essere un diploma, un'università, un fine corso che in qualche modo arriva nella seconda parte dell'anno. Abbiamo il giudizio, quindi l'otto di bastoni è spiegato da Papa e giudizio. Allora, qui vi devo dire che potrebbe anche riguardare un qualche tipo di presa di consapevolezza. Vedo comunicazioni che arrivano comunque, o se non è una comunicazione che arriva dall'esterno, è come se fosse un nuovo modo di vedere le cose. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un eremita e la giustizia che avete già qui. Ragazzi, questa è una stesa sugli affetti, quindi però vi dico che
Se per caso c'è qualche tema con il lavoro, adesso poi questa è una di 4 delle letture che pubblico per il secondo semestre, poi ho già pubblicato quella spirituale e quella generale e prossimamente pubblicherò quella sul lavoro, ma qui ci sono contratti in vista. Se non sono contratti di lavoro, potrebbero essere contratti di matrimonio per qualcuno o semplicemente qualche questione burocratica che viene regolarizzata, che mi viene da dire che termina con i 6 di bastoni, eh. Andiamo a vedere il fante di bastoni, perché qui si parla di una nuova energia, di una nuova sferzata di passione. Potrebbe anche essere una nuova persona per qualcuno. E carro. Guardate ragazzi, per come sono le carte fino ad adesso, vi posso dire che potrebbe esserci l'annuncio di un matrimonio nel prossimo semestre all'interno della vostra famiglia e per qualcuno vi dirò che potrebbe essere il figlio o la figlia o uno dei figli che o va a convivere o decide di sposarsi. Per qualcuno di voi il movimento è vostro, cioè siete voi che arrivate a questo contratto, a questo accordo, anche a questo fidanzamento per qualcuno, mentre per qualcun altro sono i figli. Adesso lì dipende dalla vostra situazione personale, ma ho come l'idea che qualcuno potrebbe, ecco perché c'è la luna, come sentimento di nostalgia. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 4 di pentacoli e un asso di pentacoli. Facciamo così, così si vedono meglio. Allora, ragazzi, questa temperanza mi dice che c'è qualche tipo di disequilibrio e qui è spiegato da 2 carte di pentacoli. Ci potrebbe essere una mancanza di tempo, mi viene da dire, nella seconda parte del semestre, probabilmente anche dovuto a tutti questi preparativi che magari dovete fare, questa lieta novella che arriva. È una lieta novella, ragazzi. Molti avranno un parente che o si sposa o fa un qualche tipo, insomma, sento qualche bella notizia intorno a voi e anche per voi, cioè sono 2 cose separate che potrebbero arrivare entrambe. Qui con questo asso di denari sento che c'è bisogno di mettere un piccolo seme, di iniziare qualche cosa di diverso, di nuovo a livello relazionale e qui non intendo solo le relazioni romantiche. È come se ci fosse da creare una nuova sicurezza, perché con la carta della temperanza c'è una sorta di disequilibrio. Andiamo a vedere la giustizia. Stella. Sei di spade. Andiamo a vedere anche il fante di spade. Mm. Abbiamo mago, torre, fante di coppe e cavaliere di spade. Voglio una carta per la torre. Mm. Um, allora, devo dire che per qualcuno ci potrebbe essere qualche viaggio da dover fare. Mi parlano di casa al mare, come se qualcuno di voi volesse comprare una casa al mare o fare un viaggio per vedere, per visitare alcune strutture, alcuni immobili da poter comprare. Questa è una sensazione che ho, come se avessi bisogno di un nuovo nido per qualcuno. Ehm,
Allora ragazzi, guardando queste carte ho l'idea che ad un certo punto, anche considerate le energie del Fante di Bastoni, vi butterete in questo nuovo inizio di cui ci parla l'asso di pentacoli. Sento che potrebbero, difatti abbiamo anche il sole alla fine, andiamo a vedere, potrebbero entrare nuove amicizie. Di solito quando c'è il sole si parla di amicizie platoniche, cioè non amicizie romantiche, ok? Amicizie nel senso lato della parola. Ed è una carta al sole di chiarezza mentale, che è già quella che arriva anche un pochettino qui con il giudizio. È una carta di crescita, è una carta di prosperità e ragazzi è anche una carta di nuovi progetti e figli. 10 di pentacoli, è volata una carta che è un 7 di bastoni e che recupero. Allora, qui devo dire che potrebbero arrivare figli, ragazzi. Se non sono figli perché magari non siete più nell'età o perché non ne volete più, vi dico che potrebbero esserci dei temi legati ai figli o dei temi legati agli amici nel prossimo semestre. Allora, adesso andiamo a vedere sezione per sezione. Partiamo dall'amore per i single. Allora, ragazzi, qua devo dire che tutto mi dice che non sarete più single alla fine dell'anno, fondamentalmente. Potreste incontrare una persona pulita, genuina, ho come la sensazione che potrebbe essere una di quelle persone, sapete, regolari, educate, corrette, con sani principi morali, è una bella personcina, insomma, e qualche cosa qua mi dice che in questo semestre non rimarrete più da soli. Sento anche che è una cosa che potrebbe iniziare veramente poco a poco, cioè tipo che non ve lo aspettate e che a un certo punto prende una certa velocità questa relazione. Ehm, per quello che riguarda le relazioni già esistenti, ragazzi, qua sento che qualcuno farà il passo successivo. Per qualcuno potrebbe essere... allora, qualche tipo di contratto prematrimoniale. Io il matrimonio lo sento tanto, nei prossimi 6 mesi. Se non è il matrimonio, diciamo, utilizzate, cioè sostituite la parola con quello che può rappresentare per voi una festa, una, un rituale, un qualche tipo di aggregazione di persone che rende ufficiale una notizia, ok? Che è un po' l'energia del Papa. Il Papa è il divulgatore. Quindi è un po' come se venisse a galla una ufficializzazione, venisse regolarizzata con i 6 di bastoni, è come se si raggiungesse un risultato e qui c'è quella comunicazione. Quindi vi dico, ho proprio la sensazione che molte persone non resteranno nella stessa situazione in cui siete adesso, c'è come un passo in più. Nel caso siate in una situazione dove ci siano delle questioni legali legate a qualche questione del passato, devo dire che con 2 volte la carta della giustizia, ragazzi, ho la sensazione che andranno a risolversi, andranno ad essere regolarizzate, ok? Difatti poi anche qui abbiamo la carta del sole, della chiarezza mentale, a fine lettura. Se siete in una relazione così così, quindi che non si sa bene se sia una relazione oppure no, diciamo, qui ragazzi verranno messe le cose in chiaro. Ho come la sensazione che verranno messi dei nuovi semi per creare un nuovo tipo di equilibrio. Per quello che riguarda la famiglia, sia che sia quella che avete creato voi, sia che sia quella di origine, io qui ho la sensazione che ci sarà un lieto evento. Allora, vi dicevo, può essere l'annuncio di un fidanzamento, un matrimonio, potrebbe essere un battesimo, potrebbe essere qualche tipo di incontro sociale dove c'è da far festa, dove si festeggia un qualche tipo di risultato.
Una comunicazione importante arriverà comunque nel settore familiare. Per quello che riguarda i figli, o se non avete figli, o insomma, la parola figli e progetti nei tarocchi sono interscambiabili, quindi parliamo di progetti, voi sapete che vale anche per i figli. No, vabbè, allora, se avete figli, vi dico, per qualcuno ci potrebbe essere come, allora, potrebbero trovare come un lavoro nuovo o potrebbero avere bisogno di comunque spostarsi per qualche sorta di nuovo accordo che potrebbe essere lavorativo, potrebbe essere magari, come vi ho annunciato prima, un fidanzamento, un qualche tipo di anche una convivenza, potrebbe essere per i figli. Se si parla di progetti invece, devo dire ragazzi che c'è parecchio fermento in questo settore, nei settori dei progetti. Potrebbero essere progetti di viaggi, potrebbero essere progetti di... Quello che vi gioca a favore è trovare alleanze, trovare persone con cui collaborare. E ho anche la sensazione che una di queste persone potrebbe essere tra gli amici. Per quello che riguarda le amicizie, allora vi dico, con la carta del sole qui alla fine tutto mi dice che potrebbero esserci nuove amicizie, nuovi legami, nuovi accordi, contratti, conoscenze. Quindi anche lì sento aria di novità. Eh, guardate, ho la sensazione che siate protratti in avanti con gli amici, cioè abbiate bisogno di novità, perché con gli amici che avete magari non c'è più tanto feeling, oppure le cose sono un pochettino statiche e quindi avete come bisogno di questa energia in più. E vi dico che sarà questo viaggio di cui ci parla il carro o il 6 di spade, sarà questa verve che sento un pochettino, ma sento che vi spingerete verso nuovi orizzonti e da lì partiranno nuove alleanze. Non so perché mi fanno vedere il campeggio. Ragazzi, io ve lo dico, ho davanti l'immagine del campeggio. Non so se state organizzando un viaggio, se vi piacerebbe organizzare, se avreste bisogno magari di prendervi un riposo e quindi farvi un viaggetto, però ho come la sensazione che durante questo viaggio, durante questo spostamento, potrebbero nascere delle nuove alleanze, delle nuove conoscenze, con le quali potreste poi creare effettivamente qualche cosa di concreto a livello di o di un progetto specifico che avete in testa o potrebbe essere un progetto nuovo, perché qui abbiamo la carta della stella, mi parla anche di nuovi obiettivi. Per quello che riguarda invece come amerete voi stessi, devo dire che anche qui sento un dinamismo che arriva. Può essere che non sappiate ancora bene da che parte andare, come sviluppare il progetto, con chi fare alleanze, come muovervi, cosa mettere al matrimonio, mi dicono. Ehm, ma non importa, non vi vedo titubanti, anzi, vi dirò che forse vi converrebbe fare ogni tanto un passettino indietro e giusto controllare che le cose funzionino come debbano, cioè vadano come debbano andare. Perché come la sensazione è che appunto la velocità in questo semestre sarà tanta e certe cose ve le potreste perdere per strada, tipo qualche opportunità, qualche cambio che potrebbe favorire questo progetto piuttosto che il vostro benessere, piuttosto che ehm, i vostri obiettivi proprio. Vedo tanto dinamismo, tanta azione, tanta passione, ragazzi, tanta determinazione per raggiungere quello che voi volete, sia che il progetto sia esterno, sia che sia interno, per esempio alla coppia o alla famiglia. Sta di fatto che qua si finisce con un bellissimo 10 di pentacoli, che è una carta anch'essa di contratti, di matrimonio, e l'arcano minore del Papa. E una bellissima carta del Sole che mi parla appunto di espansione. Potrebbe anche essere che si espande la famiglia. Non è che vedo carte di gravidanza, diciamo vostre o del vostro o della vostra partner,
Però sì che aumenta la famiglia, può essere che arrivi qualche bambino, arrivi qualche bella notizia, insomma. E con i 10 di pentacoli potrebbero anche arrivare soldi inaspettati, aiuti inaspettati. Bellissime carte, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per lavorare, sviluppare, rinforzare l'amor proprio. Carta numero 3, Asteria. La chiarezza che cerco sarà a me rivelata, e difatti qui terminiamo con la carta del sole, che è una carta che parla anche di chiarezza mentale, di prosperità, di abbondanza, di fraternità, lealtà, espansione, coraggio, protezione, un sacco di significati la carta del sole. Scegli di guarirti. Potrei vederlo un pochettino qui, perché qui è come se, ok, bisogna tirare giù qualche tipo di rompere con qualche tipo di azione, mi viene da dire. L'asso di bastoni e il mago sono due carte di azione, però questo è solo un arcano minore, mentre il mago è colui che crea la propria realtà. Cioè la torre può parlare di qualche tipo di crollo dell'ego, crollo di qualche idea. Allora, la lezione di oggi. Questo è il tuo giorno per riflettere sulle emozioni che ti turbano e trasformarla in qualche cosa di positivo. Identifica un'area che deve essere risolta, che ti causa ira e sofferenza, e domandati perché non sei ancora in pace. Concentrati sulla quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. La paura della luna, ragazzi. L'obiettivo, renderti conto che scegli di essere arrabbiata quando potresti scegliere di guarire. Wow! Guardate, l'unico momento in cui sento che potreste arrabbiarvi un pochettino è qui con questa torre, perché per il resto veramente, ragazzi, avete delle carte splendide, molto molto belle. Bene, cari amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare semplicemente una donazione. Se invece volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per prenotare una sessione privata, oppure potete abbonarvi al canale se volete andare al vostro ritmo. Bene, vi ringrazio di essere stati qui. Vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!